Adesso riprendiamo il corpo della gallina, vediamo uno dei due perché tanto è indifferente, però dobbiamo andare a mettere anche comunque nel secondo, quindi in tutte e due, vedete, io l'ho messi in tutte e due, praticamente i marker nella stessa posizione, cioè dove metto questo, anche dall'altra parte metterò questo, perché adesso andiamo a fare queste due righe che delimitano praticamente il corpo dalle ali, ok? E adesso vi farò poi vedere come farlo. Quindi in una parte, la parte che va dietro, praticamente bisogna farle solo dritte così, ok? Solo le righe dritte così. Invece poi adesso la parte che andrà il davanti, si fanno sempre le righe così, però l'ultimo pezzo, praticamente questo qua, quello arrotondato, andremo ad attaccarlo sempre con il filato arancione all'altra parte, ok? Per quello che nel dietro si fanno solo le righe e invece qua nel davanti righe più l'attaccamento dalla parte sotto già della gallina, ok? Quindi per quello che vi dico, gli stessi marcapunti dove li mettete da una parte e dall'altra su una parte della gallina devono essere anche dall'altra parte della gallina. Praticamente non vi potete sbagliare perché dove qui vedete la gallina, cioè il disegno della gallina c'è l'ala, ok? Vedete che fa il rientro e poi dopo inizia la parte arrotondata, qui praticamente ci va il marker e qua andiamo a fare praticamente una riga dritta, ok? Io vi dico dall'inizio, e mi sono segnata anche il punto praticamente di inizio, cioè praticamente dove avevo finito tutto il giro della maglia bassa, ok? Questa era di nuovo la prima maglia bassa lavorata. Quindi dalla prima maglia bassa lavorata al primo marker sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Nella 24esima catenella, maglia, scusate. Nella 24esima maglia ho messo l'altro marker. Ok, quindi non vi potete sbagliare. E poi andate giù dritti per appunto questo incavo che c'è qui, che proprio si vede. Ok, quindi non è molto, li mettete i vostri 4 marker o se comunque volete anche mettere questo iniziale della testa così sapete dove, dove avete praticamente iniziato il giro delle maglie basse, ok? Quindi è finito anche. Quindi mettete così. Allora, quindi ripeto, nella parte dietro solo le righe. Adesso nella parte davanti facciamo le righe, vi faccio vedere come fare le righe che sono le maglie basse lavorate qua in rilievo praticamente e poi andiamo avanti con l'attaccare anche la parte bassa della gallina. Ok, quindi io il contorno l'ho fatto con appunto il filato arancione, così da un bel contrasto. Voi vedete se lo volete fare arancione o un giallo più scuro o un rosso, vedete un po' voi come vi piace di più. Quindi togliamo il marker, entriamo subito in questa catenella, in questa maglia, scusate, facciamo una catenella, poi ci prendiamo il lavoro, dobbiamo andare a fare un po' tipo le maglie bassissime, allungate come vi avevo fatto vedere nella presina con i cuori, ok? È lo stesso procedimento. Quindi qua, appunto, da qua che siamo, dobbiamo arrivare praticamente qua dove c'è il marker. Quindi entriamo, ci prendiamo bene, qua è un po' difficile tenerlo, però. Allora, entriamo in una maglia, un po' a caso anche qui perché comunque le maglie non sono
segnate, quindi entriamo un po', diciamo, in tutti i giri che abbiamo fatto, che tanto si vedono, ok? Quindi tra una riga e un'altra più o meno entriamo a fare le nostre maglie. Andiamo a fare giù una riga dritta. Cerchiamo di andare il più dritto possibile, giustamente qua le maglie una sono un po' a destra, una sono un po' a sinistra, però cerchiamo comunque di andare giù. Poi come dico sempre io, il lavoro perfetto fatto a mano non c'è. È proprio per quello il bello, perché comunque si vede che non è una cosa fatta di serie, tutta uguale, tutta perfetta, quelli sono lavori fatti di serie. I lavori fatti a mano hanno anche delle piccole imperfezioni. Quindi, ok, quindi sono arrivata, come potete vedere qui, all'ultimo e vado a fare una maglia bassissima qui. Poi me lo guardo un attimo, se mi può piacere, ok, lo lascio, se no disfo magari qualche giro e cerco di riprenderlo, ok? Quindi vediamo un attimino. Quindi in questo caso prendiamo la seconda parte, la giriamo così al rovescio, ok? E mettiamo sopra questa. Quindi da dove qui il marker della prima entriamo nel marker della seconda, quindi qua, ce li togliamo perché sennò non riusciamo a lavorare. Ok, 1 e 2, ok, e andiamo a fare delle maglie basse. Quindi proseguiamo prendendo una maglia da una parte, una maglia dall'altra e facciamo le maglie basse fino a quando non arriviamo a quest'altro marker, che poi di qua saliamo su, ma saliamo su solo con la parte sopra, mi raccomando, non andiamo a prendere anche quella sotto. Quindi saliremo su solo con la parte sopra. Sono arrivata ai miei marker, ok, vedete, ho chiuso tutto. Adesso qui l'ultima maglia dove ci sono i marker la chiudiamo insieme, quindi facciamo, ok, l'ultima maglia bassa qua, e adesso prendiamo solo praticamente la parte superiore della gallina e di nuovo ci andiamo a fare delle maglie basse. Ok, anche qui molto larghe, le maglie bassissime, scusate, non maglie basse, le maglie bassissime. Facciamole molto larghe, se no poi ci tira tutto il lavoro, eh. E sono arrivata, ok, vedete, alla mia fine, cioè qua sopra. Ok, quindi qua possiamo anche tagliare, ok, il filo, e adesso i fili qua di inizio praticamente lavoro andiamo a nasconderli anche dentro. Ok, ho sistemato appunto i miei fili. Adesso che ancora abbiamo la gallina così aperta, andiamo a cucire il grembiulino. Ok,
quindi il grembiulino vediamo più o meno, non andiamo proprio giù fino a qui al bordino che abbiamo fatto adesso, quindi possiamo anche tenerci un po' così, ok? Quindi andiamo a cucirlo, andiamo a cucire, mi raccomando, solo questa parte, ok? Qua sopra non lo cuciamo, lasciamo aperto perché fa da taschino. E quindi appunto, siccome vedete la gallina ancora, cioè non sono attaccate, vedete, possiamo andarla a cucire comodamente. Ho finito di attaccare il mio grembiulino, adesso, sempre siccome appunto sono ancora divise le galline, andiamo ad attaccare anche il becco. Il becco più o meno lo mettiamo dove vedete ci sono le due righe dell'arancione, più o meno a questa altezza, ok? Poi quindi qua sopra ci sono da mettere solo gli occhietti, quindi non ci serve poi tantissimo spazio. Quindi attacchiamo anche il becco. Adesso prendiamo il nostro cerchiolino, il cerchietto di plastica, e con il filato rosso dobbiamo andare a fare semplicemente tutto, cioè ricoprirlo tutto di maglie basse. Quindi entriamo dentro il cerchio, usciamo fuori e facciamo una maglia bassa. Usciamo fuori e facciamo una maglia bassa. Ok, vedete? Quindi non ci sono maglie definite da fare, voi fatele fin quando vedete che tutto il cerchio è stato ricoperto. Adesso ho messo, come potete vedere, i marker per tenere ferma praticamente la mia gallina, e anche per fare già combaciare tutte le maglie, in modo che poi adesso, quando poi andremo a fare il giro finale di chiusura di tutto il resto del corpo, almeno le maglie sono già tutte a posto, tutte combaciate, ok? Quindi vi consiglio anche a voi di sistemarvele un po' così. Quello che ho fermato sono qua le ali della gallina, le punte, poi ho messo il fermi qua dove c'è praticamente la riga arancione, e qua sulla testa. Qua sulla testa ho lasciato praticamente sono 6 maglie, ho messo i due marker con praticamente sono 6 maglie, che qua adesso poi ci andremo a mettere il cappietto, però fatto con il tondino di plastica, ok? Quindi questo più o meno è il punto, vedete un po', lo centrate un pochino ed è il punto dove andrà, ci serviranno comunque 6 maglie, dove andrà il cappietto. Qua invece alla fine ho messo l'altro marker perché ho fatto la metà, quindi ho preso qui da ala ad ala, vedete, ho preso la metà e ho messo il marker, in modo che da qui adesso poi da una parte e dall'altra vengono le due zampette, ok? Quindi mettete anche un marker a metà qua sul fondo, ok? Quindi questa la mettiamo un attimo via. Qui vi ho fatto fare il cerchio praticamente ricoperto di maglie basse, ok? Questo praticamente dobbiamo fare solo un giro tutto di maglie basse per ricoprirlo. Arrivate alla fine, chiudete con una maglia bassissima, poi fate le 3 catenelle, maglia alta di nuovo dove abbiamo chiuso, ok? Quindi facciamo come se fosse l'aumento, un'altra maglia bassa nella prossima, maglia alta scusate, nella prossima, e sono 3, un'altra maglia alta nella prossima e sono 4, e nella prossima ancora andiamo a fare l'aumento, quindi 5 e 6.
Adesso prendiamo la nostra gallina e praticamente andiamo a mettere il cerchietto, lo andiamo a girare dalla parte del rovescio e lo andremo a mettere nella parte dietro, ok? Quindi le 6 maglie alte che abbiamo lavorato qua, adesso le andiamo ad attaccare alle 6 maglie qui nella testa della gallina, ok? Quindi la prima è questa, ok? Prendiamo già la maglia, ok? Qui possiamo anche togliere il marker, ok? Facciamo passare, vedete, la maglia qui, facciamo una catenella e poi rientriamo prendendo di nuovo tutte le maglie, ok, e facciamo una maglia bassa. Quindi di nuovo con la seconda, di nuovo prendiamo e facciamo una maglia bassa, con la terza, lavoriamo morbido, quarta, quinta, ok, e l'ultima, togliamo il marker, ok, prendiamo le 2 maglie gialle di qua e l'ultima che è la catenella, che sarebbero le catenelle, quindi prendiamole bene da una parte, ok, e dall'altra. Ok, preso tutto bene e facciamo l'altra maglia bassa, ok, vedete? E abbiamo attaccato il nostro cappietto. Adesso da qui andremo a fare il nostro punto gambero. Praticamente iniziamo da qua e arriviamo qua dove finisce, ok? Quindi ci giriamo un po' il lavoro, facciamo una catenella, subito la prima la andiamo a fare praticamente dentro le catenelle, dentro la maglia, le catenelle che sarebbero come prima maglia alta. Quindi poi andiamo a prendere subito la maglia bassa che ci ritroviamo già nel cerchiolino. Quindi entriamo, ok, e facciamo il nostro punto gambero. Quindi per ogni maglia che abbiamo qua sul cerchiolino andiamo a fare il punto gambero. Sono arrivata alla fine del mio giro, come potete vedere. Adesso di nuovo qua nella maglia alta che ci ritroviamo, ok, entriamo praticamente tra una maglia alta e l'altra e facciamo il punto gambero. Quindi andiamo a fare una maglia bassissima nella prima maglia qui lavorata, ok. Quindi possiamo anche tagliare il nostro filo, ok, lo tiriamo fuori e andiamo a fermarlo. Ok, ho finito di sistemare appunto il mio cappietto, chiamiamolo cappietto perché alla fine quello è il cappietto di questa gallina. Adesso dobbiamo andare a fare l'attaccatura dalla testa fino all'ala. Allora qui nell'ala mi sono messa i marker perché andremo a fare praticamente come se fosse il piumaggio dell'ala, ok? E faremo solo semplicemente dei ventaglietti. Qua tra una allora dobbiamo dividerlo praticamente in 5 parti, ok? La parte qui dell'ala dalla punta fino alla fine.
qua dobbiamo dividerlo in 5 parti. La prima sarà messa proprio qui all'angolino più in alto e poi tra una e l'altra dobbiamo contare più o meno 3 maglie basse. Quindi mettiamo la prima, a distanza di 3, nella quarta mettiamo un altro, poi di nuovo 3, nella quarta questo, e facciamo così, lo dividiamo per 5. Poi se non sono 3 sono 2, cioè vedete un attimino voi, anche dipende quante maglie avete fatto comunque del contorno, cioè tutto della rifinitura, quindi vedete un attimo. Può essere pure che ne avete fatti di più di me, quindi ne avete bisogno di lasciarne 4 anziché 3. Quindi in base, io come l'ho fatta, appunto, ne devo lasciare 3. Voi in base a come l'avete fatte vedete quanto potete, dovete lasciarne. Ok? Quindi prendiamo sempre il colore arancione, perché la chiusura appunto la facciamo tutto con l'arancione. Ci mettiamo, iniziamo proprio da qua, da dove abbiamo finito con il rosso, che abbiamo messo il nostro cappietto, e andiamo proprio a prendere l'ultima maglia dove abbiamo fatto la chiusura del rosso, ok? E quindi qua ci facciamo solo giusto l'attacco con la catenella e poi iniziamo dalla seconda in poi a fare tutto maglie basse. Ok, quindi prendiamo da una parte, dall'altra, il filo lo mettiamo dentro così lo fermiamo già dentro, ok, da una parte e dall'altra, vedete, e facciamo tutto maglie basse. Quindi continuiamo a maglie basse fino ad arrivare alla punta qua dell'ala. Sono arrivata con la chiusura alla punta dell'ala. Adesso qua togliamo il marker, quindi facciamo tutte nella stessa maglia 5 maglie alte, quindi senza fare catenelle, niente, abbiamo fatto l'ultima maglia bassa, quindi prendiamo e facciamo 5 maglie alte tutte insieme. Adesso per fermare praticamente il lavoro andiamo a fare una maglia bassa allungata, però la andiamo a fare praticamente in mezzo qua. Allora, dove abbiamo fatto la chiusura delle maglie basse, andiamo leggermente più in basso, prendiamo proprio un punto al centro, ok, e ci facciamo, allunghiamo la maglia bassa, ok, e facciamo la chiusura. Ok, vedete? Giusto, ci allunghiamo un po', non tantissimo, subito dopo le maglie basse che abbiamo fatto. Quindi passiamo direttamente alla prossima, al prossimo punto dove c'era il marker, e di nuovo qua ci facciamo le nostre 5 maglie alte. 1, 2, 3, 4 e 5. Ok? E di nuovo andiamo più o meno al centro tra un lavoro e un altro. Ok, quindi prendiamo il filo, allunghiamo la maglia e la chiudiamo per fare la maglia bassa. Qui mettiamo solo i fili dritti. Ok, qua. Così rimane più bello. Quindi di nuovo andiamo nelle prossime maglie dove c'è il marker, ok, e facciamo di nuovo le 5 maglie alte. 1, 2, 3, 4 e 5. Di nuovo una maglia bassa più o meno al centro. Io il centro, come potete vedere, lo prendo, ci sono 1, 2, 3, le 3 maglie che praticamente salto prima di arrivare al marker. In quella centrale vado leggermente più giù, vado un po' a caso, non c'è un punto preciso. Ok, e faccio la maglia allungata. Quindi di nuovo tolgo il mio marker, ok, e vado a fare le 5 maglie alte. 1, 2, 3, 4 e 5. Di nuovo una maglia bassa allungata,
andrò a farla più o meno qua. Ok, quindi l'ultima piumaggio che dobbiamo fare, 1, 2, 3, 4 e 5, e andiamo a chiudere con una maglia bassissima praticamente dove c'è la prima maglia bassa che abbiamo lavorato. Ok, ci andiamo ad attaccare qua. Ok, quindi qua possiamo anche staccare il filo, ok, e andarlo a fissare, e la stessa cosa lo andiamo a fare di qua. Praticamente iniziamo qua di nuovo, ce lo dividiamo in 5 parti, inizieremo da qua, ok, quindi faremo la prima, seconda, terza, quarta, quinta che andrà qua sulla punta. Finite appunto i ventaglietti, praticamente andiamo a continuare tutto a maglia bassa fino ad arrivare qua alla fine della testa. Ho finito di fare anche, vedete, la mia l'altra metà parte della gallina, ok, ho fatto il piumaggio uguale a come questa sinistra che avevamo fatto insieme a video. Quindi questa adesso la mettiamo un attimo via e andiamo a prendere il nostro cerchio, questo qua da lavoro, quello da ricamo. Questo qua dobbiamo fare la stessa cosa che abbiamo fatto praticamente per il cerchiolino piccolo, quello del cappietto. Dobbiamo andarlo a rivestire tutto con il filo rosso. Quindi si entra, ok, da sotto, ok, vedete, e andiamo a fare tutte maglie basse, ok, quindi ce lo ricopriamo, non so esattamente quante maglie basse possano essere, però appunto noi ce le facciamo, lavorate morbido anche qua, non tirate troppo perché sennò poi è tutto tutto tirato e non è bello, ok, però ci facciamo appunto tutto il contorno a maglie basse. Ho finito, come potete vedere, di fare tutto il giro del mio cerchio. Adesso arrivate qua, non stacchiamo il filo e andiamo a fare il punto gambero anche qua, quindi facciamo tutto il giro al punto gambero. Siccome cioè non so voi, ma sicuramente anche vedete le maglie sono molto vicine una con l'altra, ok, magari il punto gambero non andiamo a farlo in tutte le maglie, magari ne saltiamo due e facciamo il punto gambero, saltiamo due e facciamo il punto gambero, perché sennò poi verrebbe troppo attaccato, secondo me non viene neanche bene, che non si vede bene la lavorazione, ok, quindi cerchiamo magari di saltare anche solo due maglie, penso che possano bastare perché comunque ce n'è parecchie, quindi anche solo due maglie, vedete già ho fatto la prima, quindi 1 2, e vado a fare il mio punto gambero in modo che resta un lavoro anche più ben definito. 1 2. Adesso riprendiamo la nostra gallina e come ultimo pezzo, e poi abbiamo finito, ok, praticamente dobbiamo andare a fare le zampette. Quindi ce la mettiamo così a rovescio, ok, poi sempre con il filato giallo, quindi con il colore del corpo della gallina, da dove c'è il marcapunti andiamo a contare qua verso la destra e andiamo nella settima maglia, quindi 1 2 3 4 5 6 e 7, 2 4 6 7, ok, nella settima maglia qua agganciamo il filo e facciamo 2 catenelle. Poi nella stessa maglia dove abbiamo fatto le 2 catenelle andiamo a fare una maglia alta, quindi continuiamo poi nella prossima maglia, andiamo a fare altre 2
maglie alte, quindi andiamo a fare un aumento, ok, poi una maglia bassa, una maglia alta, scusate, singola. Nella prossima andiamo a fare di nuovo 2 maglie alte, quindi un aumento, una e 2. Nella prossima ancora andiamo a fare una maglia alta, quindi facciamo di nuovo le 2 catenelle e andiamo a fare una maglia bassissima, praticamente dove abbiamo fatto la maglia alta, per andare a chiudere, ok, il tutto. E quindi possiamo anche tagliare il filo, ok, nodino di sicurezza, e nascondiamo poi tutti i fili. Quindi da questa parte, dalla parte sinistra, andiamo a fare la stessa cosa. Quindi partiamo dalla terza, 1, 2 e 3, ok, quindi qua andiamo a fare di nuovo 2 catenelle, quindi 1 e 2, andiamo a lavorare praticamente a specchio, quindi sempre qua dove abbiamo fatto le 2 catenelle facciamo una maglia alta, poi andiamo a fare un aumento, quindi una e 2, una maglia alta normale, quindi andiamo a fare di nuovo un aumento e 2. Nella prossima andiamo a fare una maglia alta, le 2 catenelle e andiamo a chiudere dove abbiamo fatto la maglia alta, ok, e possiamo tagliare il filo. Adesso andremo a fare le zampe della gallina, quindi iniziamo con cappietto, ok, e abbiamo, facciamo 12 catenelle, 12. Adesso dalla terza catenella dell'uncinetto, quindi 1 2 3, ok, facciamo una maglia alta, ok, nella prossima andiamo a fare una mezza maglia alta, nella prossima andiamo a fare una maglia bassa e nella prossima una maglia bassissima. Adesso andiamo a fare 15 catenelle, 15 catenelle, dalla seconda, sempre dall'uncinetto, andiamo a fare maglie bassissime e andiamo a lavorare 10 maglie bassissime, quindi una. Dopo le 10 maglie bassissime, adesso andiamo a fare nella prossima una maglia alta, una mezza maglia alta nella prossima, nella prossima ancora una maglia bassa e nell'ultima andiamo a fare una maglia bassissima. Ok, allora vi ho fatto fare queste perché qua poi è dove terrà il cerchio, quindi questo dito della zampa praticamente è il più lungo perché andrà a tenere poi il cerchio sotto. Quindi adesso per l'ultimo dito di nuovo 6 catenelle, 3 4 5 e 6, di nuovo dalla terza, dall'uncinetto andiamo a fare una maglia alta, nella prossima una mezza maglia alta, nella prossima una maglia bassa e nella prossima ancora una maglia bassissima. Adesso andiamo a fare una maglia bassissima dove abbiamo fatto praticamente la prima zampa, dove abbiamo iniziato la prima, il primo dito della zampetta, ok, così le uniamo
e nelle catenelle che ci rimangono, che quindi sono 6, ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, andiamo a fare 6 maglie basse, quindi una maglia bassa per ogni maglia sottostante, ok? Vi ritroverete una sorta così di zampetta un po' strana. Il filo lasciatelo un po' lungo perché adesso poi dobbiamo andarle a cucire. Quindi qua facciamo pure il nodino di sicurezza e di questa ne dovete fare due, quindi ne dovete fare un'altra così. Adesso prendiamo la nostra gallina, ok, con la zampa, praticamente dobbiamo andarla a cucire. Quindi giriamo la gallina al contrario e la zampetta pure la giriamo al contrario. Quindi scegliamo una delle due zampette che avevamo fatto prima, ok, di quelle là gialle, e praticamente andiamo a cucirla proprio così nel dietro. Andiamo giusto a dargli così un paio di punti da tenerla ferma. Fermiamola anche qua verso il lato, in modo che almeno non si muove troppo. Cucite le zampette, il filo non tagliatelo, io qua ho sbagliato che l'ho tagliato, però cercate di non tagliarlo, se l'avete fatto bello lungo non tagliatelo, perché adesso da qui ci prendiamo il nostro cerchio, ok? Vediamo la parte dritta, facciamo attenzione, vedete questa a me è il rovescio, quindi la parte dritta, ok? Questa qua, quindi vado a mettere il dritto così nella parte praticamente al rovescio, cioè in modo che quando giro mi viene tutto nella parte del dritto. Quindi la andiamo a mettere proprio qui sulle zampette e le zampette, questa parte lunga che vi ho fatto fare delle catenelle, praticamente dobbiamo andarle a cucire qua in mezzo alle 3 dita, ok? Non so se riuscite a vedere bene, piuttosto vi avvicino un po', ok? Vedete, allora, queste qua che sono le catenelle le andiamo a fermare, praticamente andiamo a fermare, così fermiamo il cerchio, ok? Qua andiamo a darci giusto 2 punti, quindi lo facciamo sia per una che per l'altra, ok? Quindi con il filo lungo ci portiamo fino al centro lì delle dita, ok, lo facciamo giusto passare, vedete, così tra le maglie, ok, e arrivate poi qua, prendiamo la punta dove ci sono, vedete, le catenelle e diamo 2 punti giusto per fermare il tutto. Girandolo praticamente abbiamo, vedete, la zampetta della gallina che ferma il cerchio. Se vogliamo una stabilità un pochino più forte, diciamo, possiamo dare 2 punti anche a queste 2 dita della zampa, gli andiamo a dare 2 punti qua dove ci sono, dove c'è proprio il giro del punto gambero, che li attacchiamo giusto così da dargli 2 punti in modo che resta più ferma, che la tiene di più, ok? E non abbiamo problemi che si stacca, che si rompe e tutto quanto. Ok, quindi attacchiamoci anche quest'altra, ok? Facciamo lo stesso modo. Ed eccola qua, la nostra gallinella finita. Ho messo, allora, quindi ho attaccato appunto qua il cerchio con l'altra zampetta, ok, come potete vedere. Poi ho messo gli occhietti e qua al centro del fiorellino ho messo anche una perlina, ok? Occhietti semplicissimi, quelli un pochino allungati se ce l'avete, se no potete come sempre metterci 2 perline nere, farli voi ricamandoli con il filo. Ci sono vari modi per poter
per poterli fare. Non è comunque un lavoro veloce, appunto, quello che vi dico, cioè che non è un lavoro veloce, però non è neanche difficile, perché comunque sono tutte maglie basse, il punto gambero, maglie alte, quindi diciamo maglie che già conosciamo, e poi il difficile, diciamo, è dove è metterle tutte insieme. Perché a farle singolarmente i pezzi sono semplici e poi assemblare un po' il tutto che resta un po' più difficile. Infatti, tant'è vero, come potete vedere, a me il grembiulino è venuto un pochino storto, non è proprio tutto bello centrato, ma ci sta che comunque è un lavoro fatto a mano, quindi ci sta che ci sono quelle piccole imperfezioni. Comunque, giustamente come primo lavoro, perché è la prima volta che mi incimento anch'io a fare una cosa così con il cerchio, sai, tutto quanto, giustamente ci sta che ci sono quelle piccole imperfezioni. Quindi io vi ricordo, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina così vi avverte dei miei prossimi video, e se il video vi è piaciuto lasciate anche un pollice in su. E noi ci vediamo al prossimo progetto. Ciao!